Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Radio Rossonera 10 luglio del 2023 e quindi si riparte oggi il ritiro della squadra che inizia per i primi 10 giorni di preparazione e quindi oggi è il classico giorno del raduno. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Henry, si riparte a Milanello nel pomeriggio come al solito, visto che le temperature sono diventate leggermente insostenibili e quindi allenamento alle 17 e anche, non che alle 17 sarà fresco, ma insomma, si cerca di non allenarsi proprio nelle ore peggiori e quindi 14:30 conferenza stampa di Mister Pioli, ore 17, primo allenamento della squadra, presenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Franco Baresi nella sua nuova veste, che ancora insomma, non ha un nome ben preciso, quindi non posso dargli una definizione, però più o meno abbiamo capito che sarà un pochino più presente, un pochino anche più mediatico, diciamo così, rispetto al passato. Henry, scusate, si parte con Loftus-Cheek dei nuovi acquisti, si parte con Marco Sportiello, si parte con Romero. Non c'è Si ancora parte con un Cristian. like a questo video per il raduno, per la Casta, giornata, che aggancio. per noi che siamo qui anche oggi, che saremo a Milanello per parlare appunto, per parlarvi direttamente dal raduno. Quindi like a questo video, commento qua sotto dicendoci la vostra sulla prossima stagione, sul raduno, sugli acquisti che arriveranno, non arriveranno, insomma le trattative che avanzano, e iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Allora, caro Henry, ripartirei proprio da qui, da questi primi tre che sono presenti a Milanello, non Pulisic, che comunque affare fatto e finito, ma che arriverà nelle prossime ore, non c'è oggi a Milanello per il primo allenamento, ma qui siamo per parlare non di ciò, ma di quello che succederà magari nei prossimi giorni. E anche dal titolo, lo proviamo a spiegare, eh, soprattutto per due affari che ormai si trascinano un po' da qualche settimana, soprattutto uno, quello di Reinders. Sull'olandese, in pratica un po' ci ripetiamo, cioè se si vuole Reinders, purtroppo, per fortuna loro, la Z non scende da una valutazione abbastanza fissa sui 25. Non scende. Ora, per convincerli bisogna che quantomeno il Milan salga per dargli a loro la prospettiva che se fanno un piccolo sforzo scendendo dai 25 si chiude. Se si pensa che noi restando fermi loro scendono di loro volontà e vengono incontro ai tuoi 20 circa che hai offerto, non se ne esce. E quindi si tratta a Ho delle oltranza. vibes su questi discorsi molto simili a quelli dello scorso anno. Un pochino sì, Il un po'. Bruges Sarà la zona più o meno. vuole 35, a 35 non scende. Non scendeva il Bruges, non scende neanche la Z. Che ti devo dire? Son queste trattative con questi club che devi fare tu qualcosina in più, anche perché, cioè, a me sembra che vogliamo un pochino la moglie ubriaca, la botte piena. Mi spiego: tu hai venduto Tonali per quella cifra, ora gli altri sanno che devi prendere dei È centrocampisti e un po' sì. sanno che hai anche incassato tanto. Quindi è ovvio che fanno resistenza, fanno muro e ti chiedono di più. Avessi fatto l'opposto, poi ovvio non potevi saperlo in termini di tempistiche e quant'altro, però magari non erano così ferrei, ecco, non erano così rigidi. Perché? Perché non c'era la certezza che avevi quel budget, non c'era la certezza che potevi chiudere l'operazione in facilità, cosa che invece adesso c'è molto di più. Ecco, quindi questi sono i numeri di Reinders, la scorsa stagione strepitosa, quella prima discreta, quella ancor prima era il sostituto di Koop Meiners, e quindi queste sono le ultime 3 stagioni.
L'accordo con lui c'è, lo ribadiamo, è tutto praticamente chiuso se non la trattativa con la Z di Alkmaar che Beh, fa che è la cosa più importante eh. in tutto ciò. Esattamente, perché comunque col giocatore ormai ci siamo già impegnati da tempo per un contratto di poco sotto i 2 milioni, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista, il contratto con il giocatore è già blindato da mo'. C'è questo piccolissimo problema che la Z si pensava potesse essere un pochino più morbido una volta partita la trattativa vera e propria e che quindi potesse anche accontentare il ragazzo, ma Ma no. perché dovrebbero? Cioè, nel No, senso, un vogliono quella cifra beneficio. lì e come detto, magari possono anche essere ben disposti a scendere di 1-2 milioni, ma fin quando tu non sali dei tuoi 2-3, loro quel passo lì non lo faranno mai, ovviamente, anche per mantenere una sorta di posizione di forza. Tra l'altro la Z Alkmaar che sta vendendo anche Kerkez, Sì, alla Lazio. che conoscenza. E quindi insomma non penso abbia così disperato bisogno di vendere domani mattina. Il Milan invece ha una necessità, quella di mettere più velocemente possibile almeno uno dei due centrocampisti che mancano in rosa, prima soprattutto di partire per gli Stati Uniti. E quindi ci sono questi 10 giorni di trattativa serrata con la Z Alkmaar per provare a chiudere. In realtà potresti chiudere anche tipo domani mattina, se il Milan si sveglia e dice vabbè, quanti sono? 20, ne metto altri 20, facciamo 24 e chiudiamo, e domani mattina probabilmente chiude. Bisogna vedere se la volontà del Milan c'è di fare questo passo in avanti e provare a chiudere. A proposito, caro Henry, di ciò dobbiamo parlare, cioè di lui. Perché? Ah, Eh, più che un ultimatum nel senso ci si è dati un giorno dove oltre non si va per Ciukwese, eh, ci si è dati questa settimana per capire se la trattativa col Villarreal può continuare. Cioè, ci mettiamo col Villarreal a trattare questa settimana salendo dai 25 che abbiamo offerto inizialmente per Ciukwese. Se il Villarreal, come ci ha anche detto Matteo Moretto, rimane molto rigido sulle sue posizioni, e il rischio che salti a quel punto c'è. Se invece vediamo che comunque c'è margine per trattare, allora si andrà avanti un po' come per Renders fino a quando sei vicino a una chiusura per pochi milioni, anche perché in questo momento non si tratta proprio di pochi milioni, la forbice tra la nostra offerta e la loro richiesta, sono una decina quasi. è sicuramente una forbice ampia. Io te lo dico, sono molto, se per Reinders comunque sono ottimista, così come lo ero per Loftus-Cheek, così come lo sono anche per Morata, per dire. Qui io sono un pochino più negativo e pessimista a riguardo, e realista più che pessimista, cioè una forbice tanto ampia, io non so se il Milan va a mettere una cifra superiore ai 30 milioni in questa sessione di mercato. E mi dispiace perché Ciukwueze andando alla scadenza a 30-32 io lo prenderei subito, però devi anche capire che appunto devi fare la punta, c'è l'altro centrocampista in ballo, hai appena preso Pulisic che può giocare in quella zona di campo e quindi è un pochino più, no complesso credo, ma un pochino più strutturata la trattativa, un pochino più lunga, un pochino più anche distante dalla chiusura. Ci può stare che il Milan voglia capire come fare, voglia capire se c'è la possibilità perlomeno di trattare. Io non credo che il Villarreal scenderà troppo e quindi se il Villarreal non scende troppo dubito che il Milan vada a mettere sul piatto 30 e bonus, 30 e 32 o 28 più 6, 5, 6 di bonus, non lo so. Dubito che il Milan arrivi a fare cose del genere, spero di essere smentito, però ecco, se per le altre trattative sono un pochino più convinto che possono andar bene,
Questa la vedo un pochino più complessa, ecco, un pochino più difficile, avendo già preso Pulisic tra l'altro. Diciamo che il Milan quantomeno lì si è un po' cautelato con un giocatore che nel caso quel ruolo lo può anche ricoprire, e in quel ruolo lì prima deve anche far partire qualche giocatore. Messias su tutti, che ha qualche richiesta dall'Italia ce l'ha anche tra Bologna, Toro, ed è un giocatore che qui sì, forse per paradosso, perché nessuno di noi magari poteva pensare, vista, diciamo così, l'offerta che ha fatto il Milan a suo tempo al Crotone, che l'ha fatto arrivare a una cifra contenuta e che quindi ti può garantire anche di chiedere non una cifra spaventosa per non andare in minusvalenza. Dall'altro il fatto che a livello di ingaggio non prenda una cifra anche lì spaventosa. Dal fatto che in Italia è molto conosciuto già e sanno gli allenatori cosa possono chiedere a Messias, diciamo che ha mercato il suo, diciamo di nicchia, diciamo così, però ha il suo mercato. E quindi è uno dei papabili per uscire. Tra l'altro oggi Junior Messias sarà presente al ritiro. Torno un secondo velocissimo prima di chiudere con, diciamo, nel caso i piani B per Ciukwese, che se dovesse saltare chi potrebbe arrivare. Henry ha parlato poco fa il direttore tecnico, anzi ho sbagliato a scrivere in realtà, il direttore tecnico della Z a North Holland Dagbad, se Sì. ho detto giusto, cosa che penso non abbia fatto. Al momento non stiamo trattando con il Milan per Reinders, perché hanno fatto loro un'offerta e questa noi l'abbiamo rifiutata. Se c'è una nuova offerta possiamo ancora negoziare, ma mentre parliamo in questo momento non c'è nulla. Ovvero, l'offerta da 20? No. Se vogliono salire, siamo qui. E Quello questo che è. abbiamo detto prima, cioè nulla di nuovo, è stato abbastanza ferreo anche lui, come d'altronde ce lo si poteva aspettare, perché tanto abbiamo detto che sono stati rigidi nel rifiutare, rigidi nel chiedere 25, sono anche rigidi nelle dichiarazioni, e ci sta. Ma io ripeto, è giusto, è Beh, sacrosanto, sì, non dobbiamo certo. stupirci. Cioè, Fai il so che contrario con il Milan, cioè eh, metti in vendita X, lo valuti 30 e poi ti arriva qualcuno che ti dice no, ma io metto 20. Ma no, ho fatto 30? No, sono 20. No, fin quando cioè non metto almeno 25 io manco mi siedo. E questo è più o meno. è giusto e ci sta, ripeto, contestualizzato anche in un momento in cui sanno che devi prendere un centrocampista. E quindi, ripeto, mi dispiace perché per me Reinders doveva essere già a Milanello e mi auguro anche che possa chiudersi, perché se balla, comunque non balla una cifra esorbitante, ballano 5 milioni che magari con bonus e con altri magheggi puoi arrivarci benissimo. Mi auguravo che fosse già chiusa, ecco, però rimango fiducioso per la trattativa di Reinders. Sono altre trattative come quella di Ciukwese magari che mi destano qualche dubbio in più, non per il giocatore, perché Ciukwese doveva già essere un altro che doveva già essere a Milanello per quanto mi Eh, riguarda, più per la riuscita della trattativa. Che i giocatori forti costano, ragazzi, c'è sì, poco da purtroppo. fare. Sì. Cioè, i Purtroppo. giocatori forti costano, a meno che non vai su un giocatore che potenzialmente può diventare forte o su un giocatore che speri possa ritornare forte, speri possa compiersi al 100%. Ecco, se prendi giocatori o scommesse o promesse, allora spendi meno. Se vuoi dei giocatori forti con numeri importanti, se sanno soprattutto che i soldi costano, cioè è il mercato. Allora, facciamo così, un piccolissimo passaggio su Gazzetta, tanto per rendere noto di quello che oggi è stato scritto, ma in realtà c'è una mini intervista di Scaroni sull'ora del Milan, uniti per crescere, viene ribadito che il Milan ha fatto il top degli abbonamenti, uniti. Va bene. A Milanello invece, chi si rivede? Ci saranno Righi, ci sarà Rebic, come c'è scritto anche vabbè, Messia se ne abbiamo già parlato.
Poi Gazzetta fa un nome, quello lì in basso a destra nel box, l'ala destra ai rossoneri piace il ventenne Johan Bakayoko del PSV, ancora olandesi tra l'altro. Costa 25 milioni. Questa è stata la sua stagione, tanto per rendere noto. Ha giocato un buon numero di gare, minutaggio non è altissimo, quindi vuol dire che non le ha fatte da titolare o quantomeno è stato sostituito, perché se no 40 presenze, 2400 minuti è un pelino basso, però non tanto basso, però vuol dire che ha giocato già una buona stagione a 20 anni nel PSV, con 9 gol e 6 assist, tra l'altro uno anche in Europa League. Sono, come per Isaacsen di qualche giorno fa, queste sorte di, chiamiamoli piani B, C, D, o meglio, i paracaduti per Chukwueze, che rimane l'obiettivo numero uno del Milan, e che questa settimana il Milan prova a aprire e riaccendere per capire se c'è margine. Se invece capisce che proprio non ce n'è e a una cifra alta non riesce ad arrivare, e allora bisogna ripiegare su questo tipo di calciatori, che sono tra l'altro comunitari e ti libererebbero lo spazio per l'extra comunitario. Sì, che però essendo andato o quasi Kamada, ti tengono lo slot giusto se hai qualche idea nuova. Ecco, magari, che ne so, Taremi se salta Morata o Ti cose piace? simili. No, o cose simili. No. Ma come No, no? Taremi è un buon Dai, ma attaccante, fa il non è quello suo, che... dai. Sì, fa il suo, non è quello che spero io per un attaccante, però ha esperienza in Champions League, esperienza in Europa, Ai per mondiali. carità, per carità, per carità. È ovvio che nella mia testa ci son Chukwueze e Morata per completare l'attacco. Se poi fai Isaacsen e Taremi ce ne faremo una ragione, questo devo dire. Andrà bene uguale, speriamo che la stagione vada bene, cioè non starei qui a strapparmi le vesti, vediamo come va. È ovvio che firmi Chukwueze e Morata è un conto, firmi Isaacsen o Johan Bakayoko e Taremi o chi per lui è un altro conto, secondo me. Poi il campo ci dirà sempre la verità, non stiamo qui a dire, però se dobbiamo giudicare il mercato, un conto è prendere Chukwueze e Morata, un altro conto è prendere Isaacsen e Taremi. Caro Harry, siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo, come detto, oggi da Milanello, con tutti gli aggiornamenti, video sui social e quant'altro, e la diretta del talk direttamente da lì, per poi ritrovarci in serata con Filo Rossonero e quant'altro. Caro Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando, like, commento, condivisione, iscrizione e campanella. I 5 passaggi che se non li avete ancora fatti, mi dispiace per voi, non siete tra i membri preferiti e i nostri ascoltatori preferiti della Radio Rossonera. Se invece lo fate, iscrivete, ho fatto tutti i 5 passaggi, vi metto like, vi metto il cuoricino nei commenti. Grazie a tutti, a domani, o meglio, a domani per il blog di riscatto, a tra poco per la giornata del raduno. Ciao.